Ciao a tutti, io sono Steve Energy e benvenuti in un nuovo episodio di Westfield. Questo è quanto abbiamo fatto fino ad oggi, o meglio, questo è lo screenshot che fortunatamente ci ha portato ad avere una menzione sul canale della Colossal Order, che è il produttore, è la casa di videogiochi che pubblica Cities Skylines. E se andate sul mio profilo Twitter trovate un mio repost e fortunatamente siamo stati menzionati, ragazzi. Ci siamo. Westfield è su Colossal Order. È una piccola soddisfazione, una piccola felicità che mi è stata donata questa settimana. Una piccola grande felicità, ragazzi. Bene. Questo è il quartiere che abbiamo fatto l'ultima volta. Spero che vi piaccia. Nessuno l'ha ancora rinominato. È tutto vostro. Come vedete, si chiama Wood Hills, ma gli potete dare il nome che volete voi qua dentro. E qualcuno magari si chiederà come mai non ho ancora riempito questi due vuoti, e giusto, e vi ringrazio per la implicita domanda, perché non ho ancora pensato a cosa metterci dentro. Semplice, ovvio. Questo è vuoto, bene, lo possiamo riusare. Bene, devo dire che penso sia arrivato il momento di provare a fare il nostro porto da questa parte. Anche perché abbiamo quasi tirato via tutto il petrolio qua. Ce n'è da togliere un pochino da queste parti, poi decideremo se toglierlo o se no, non lo so, vedremo. Allora, per cui bando alle ciance, vediamo di andare avanti. Eccoci. Il porto sarà strutturato. Allora, compreremo questo tile. Quindi andiamo qua, compriamo questo tile che è la parte più grande. Benissimo. Adesso non abbiamo, fermiamo il tempo, non abbiamo abbastanza soil, ma il soil lo prenderemo niente poco di meno che dal fondale marino. Andremo giù un sacco e quindi piano piano andremo a fare il nostro porto. Ma prima di andare a vedere appunto la costruzione del porto o di una parte di esso, diamo un pochino due numeri, che non è proprio simpatico da dire, ma comunque diamo un po' due numeri. Come vedete, 24.000. Abbiamo raggiunto Grand City, dobbiamo arrivare a Capital City, però prima di tutto dobbiamo spostare il porto, dobbiamo spostare qua, così magari riusciremo a fare una zona rurale qua vicino e pensare a cosa mettere qua. In questa zona facciamo un tour come faccio sul canale Viola ogni tanto. E qui dobbiamo andare a riempire. Suggerimenti, ragazzi, suggerimenti su cosa mettere qua in mezzo. Qua in mezzo all'inizio mi avevate suggerito di mettere la ferrovia, però tenete presente che non ci passiamo qua. Qui la ferrovia non passa qua, non riesce. Quindi prima di metterla qua, se noi andiamo, vi faccio vedere, vedete, non ci passa. Anche se io vado qua sotto, no, ci passa.
passerebbe. Potremmo metterci la ferrovia. Non so poi come fare a passare dall'altra parte, però potrebbe essere un'idea. Ci potremmo mettere una ferrovia qua, potrebbe essere un'idea. Oppure ditemi voi, un parco potrebbe anche starci qua, per esempio. Il nostro quartiere qua direi che si comporta abbastanza bene. Il nostro supermercato, il nostro mercato. Mi sembra ci sia un supermercato che si chiama Mercatò, giusto? Quindi potrebbe essere il nostro Mercatò questo. Qui ogni tanto c'è un po' di traffico e non so se preserveremo questo incrocio. Non lo so, non mi dà molto affidamento, perché come vedete potrebbero sopraggiungere. Ecco, no, avevamo provato a mettere gli stop, ma non c'è niente da fare. Dovremmo forse ripensare questa zona. Potrebbe essere, probabile. Qui il nostro quartiere di uffici direi che procede molto bene, anzi benissimo. Ma bene, procediamo col nostro porto. Se avessimo le mod adesso sarebbe tutto molto più semplice, perché andremo ad abilitare l'Anarchy e andremo a mettere delle strade qua e poi andremo a riempire. E invece cosa facciamo? Facciamo la stessa cosa ma senza l'Anarchy. Esattamente, andiamo a vedere quanto è alto il nostro terreno e poi andiamo a prendere la terra dal fondo del mare, dove ce n'è a iosa. Quindi andiamo a riempire la nostra barra, andiamo a prendere il nostro level terrain per livellare il terreno a una determinata altezza, andiamo alla quinta tacca più o meno, quinta sesta, e facciamo due specie di piloncini, due piloni guida, e poi andiamo a ricoprire col tasto sinistro, andiamo a fare il nostro bacino artificiale. Ok, adesso quando andremo a sbloccare il terreno ci sarà lo tsunami, eccolo qua, c'è sempre, per cui ricordatevi sempre di fare queste operazioni senza nessuna costruzione, oppure se c'è ricordate che subirete uno tsunami. Ovviamente. Prendiamo ancora un po' di terreno. Benissimo, rifacciamo un altro, prendiamo l'altezza col tasto destro così sono alte uguali e poi andiamo a ricoprire di nuovo. Come vedete ho lasciato a velocità 1, si può anche fare in questo modo. Finché non andiamo a costruire possiamo tirare su e giù il terreno come vogliamo, possiamo fare tutte le inondazioni che vogliamo e essendoci una differenza di altezza, come vedete l'acqua non va a toccare la nostra zona industriale che è subito dietro. I lati devono essere abbastanza dritti perché poi cominceremo a mettere il molo. Bisogna stare attenti. Allora il porto lo metteremo qui, potremmo anche fare una L, quindi lo allunghiamo un attimo, ci facciamo altri 2 piloncini, ma ci serve ancora come al solito la terra. Facciamo conto di usare una draga, di dragare il fondale del mare. Never really know what's going on. Look at me sometimes.
Tentiamo di farlo il più dritto possibile, aiutandoci con le linee. Come vedete, per unire gli angoli dobbiamo avere la giusta lunghezza, ma la cosa, se noi facciamo così, non è semplice. Se noi invece partiamo, vedete? Partiamo da un modo, da un lato e poi dall'altro, la curva viene a crearsi automaticamente. Non verrà mai un angolo retto, ma verrà la curva. Quindi quando noi tenteremo di fare l'angolo retto e ci dà il blu e ci dà la possibilità di farlo, il gioco va automaticamente a convertirlo in in una curva. Qui c'è una differenza di altezza, quindi dobbiamo purtroppo giocare terribilmente con l'angolo. Come vedete di nuovo non è così semplice. Di qua viene, ok. Di qua direi che viene, di qua no. Quindi dobbiamo andare su e giù, ci manca l'ultimo pezzettino. Lo smussiamo un pochino. No, questo è il sbagliato. Eccolo lì, proviamo a vedere se togliendo la gobbetta ci dà una mano. Ok, riproviamo. 9. Ok, adesso è venuto. Eccolo qua. Perfetto. Poi potrebbe essere che dopo dovremmo cancellare un po' di questi moli, rifarli, abbassarli, perché come vedete il terreno non è perfettamente pianeggiante. Vediamo come verrà poi la strada che dovremmo mettere il layout interno. Il nostro canale continua a riempirsi, molto bene. Questi moli che stiamo usando sono i moli del nuovo Content Creator Pack, quindi del nuovissimo Content Creator Pack che ci dà dei moli con incorporato in alto un percorso pedonale, quindi permette di avere un percorso pedonale alternativo e di creare e di dare una bellissima vista al nostro porto. Quindi ci basterà collegarli con un percorso pedonale, con un parco, come vogliamo, per avere automaticamente le persone che andranno ad usarlo, assolutamente. Qui ci sono le altezze sempre che ci rompono le scatole. Come vedete ho velocizzato il video per non tediarvi con i vari su e giù, però ce ne sono abbastanza, quindi fino a lì è giusto, questo è sbagliato. Allora proviamo a ritoccare di nuovo questo, c'è un po' di altezza. Ok, fino lì va bene. Adesso togliamo questo. Fin qua va bene. Ok, perfetto. Come avete visto, a suon di provare ce l'abbiamo fatta. Qui smussiamo. Qui è venuto giusto, qui no. Quindi andiamo a toccare un po' le varie altezze. Qui è venuto.
Potete fare le forme che volete, le forme che vi piacciono di più. Ovviamente tenete presente che cosa ci andate a mettere nel mezzo. Noi qui per adesso non abbiamo sbloccato il porto con la ferrovia, che è quello più efficiente di tutti, perché il trasporto via terra non ha un'altissima capacità. Ha una capacità sufficiente per la popolazione bassa, per l'industria fino a un certo livello, però le merci che riesce a trasportare la ferrovia e l- l'aereo non è assolutamente comparabile con quella che, che può, eh, che può essere trasportata purtroppo dai camion. Quindi fino a un livello basso si può usare il trasporto via camion normale. Poi occorre pianificare o un aeroporto oppure una ferrovia. Qui abbiamo raggiunto il top, quindi facciamo il nostro muro, come vedete, e andiamo a mettere qua. Poi andremo a vedere se l'abbiamo fatto dritto. Purtroppo no, non l'abbiamo fatto dritto. La cosa mi triggera alquanto. Per tirare via l'acqua possiamo o aspirarla. Io onde evitare ehm, eventuali eccessiva moria di persone, io normalmente quando faccio queste operazioni scollego i due acquedotti, faccio un acquedotto finto, un acquedotto fake e lo faccio in questo caso o girare a vuoto lì oppure scaricare in un lago, nel mare, dove volete. E questa è la cosa, diciamo, più normale, che uno aspetta. Oppure andiamo a cancellare definitivamente il canale. Qui noi dobbiamo aspettare e aspettiamo che il canale sia finito. Però siccome abbiamo visto che il nostro muro non è perfettamente dritto, come vedete è venuto un po' storto, un po' tanto, allora cosa facciamo? Fermiamo il tempo, proviamo a togliere il canale, ma non abbiamo ancora sbloccato il tempo, eh? Togliamo i nostri ammenicoli, bene. Vediamo se possiamo accontentarci del muro storto. Direi assolutamente proviamo ad allargare un po', a fare un po' di parità, diciamo, tra il lato destro e il lato sinistro. Facciamo arrivare alla stessa altezza, facciamo il molo ed è decisamente storto. Sì. Il tempo non l'abbiamo sbloccato. E visto che non abbiamo sbloccato il tempo, come notate, sotto c'è ancora l'acqua. È un glitch del gioco. Perché? Perché il gioco non ha ancora assimilato il fatto che non ci sia l'acqua. Noi gliel'abbiamo cancellata, ma non abbiamo sbloccato il gioco. Quindi rimettiamo, rifacciamo il canale, andiamo a riempirlo ancora un attimino di più. E questo è andato incorporato. No, andiamo a cancellare perché non si può. Tempo che aspettiamo che si riempia, facciamo una bella riga dritta questa volta, o ci proviamo, il più dritta possibile.
livellando il terreno, bene, sotto e sopra. Poi rifacciamo il nostro molo. Direi l'acqua è arrivata al massimo, bene, ricancelliamo, prendiamo i nostri piloni, le nostre cose. Bene, adesso guardiamo di farla dritta, non facciamo le porcate, abbastanza. Direi che così, direi che ci siamo abbastanza, sì, più o meno. Ok, 160, 160. L'unico righello che abbiamo è il costo delle varie strutture, quindi basatevi sempre su quello se volete qualcosa di... Se volete usare qualcosa come righello è il costo di un pezzo di strada, il costo di un pezzo di molo, lo tracciate e se è uguale, adesso col tempo sbloccato andiamo a togliere il canale. Ecco, in questo caso se andassimo a rifare il canale ovviamente l'acqua non c'è più, il trucchetto di prima non è possibile usarlo. E il nostro porto comincia a vedersi, comincia piano piano a cambiare, a diventare verde, ok? Bene. Come detto, il terreno è ancora provvisorio, diventerà piano piano verde, a meno che non provochiamo altri tsunami. E poi guardiamo se riusciamo a tenere, se riusciamo a non fare le buche soprattutto, come vedete sto facendo buche un po' a caso, vediamo di tapparle. Se riusciamo a fare le strade tutte della stessa altezza che non vengono rovinate dalle piccole altezze del terreno, il porto è fatto, se no lo andremo a ritoccare. Adesso ci vuole un piccolo incrocio. Guardiamo se riusciamo a fare una specie di diamond. Allora, ci facciamo la base dell'incrocio, quindi anche qui livelliamo il terreno. Livelliamo il terreno così le due corsie vengono alla stessa altezza. Facciamo una curva e andiamo a finire, andiamo ad unirlo. Come vedete a un certo punto abbiamo la riga che ci guida, avete visto? Quando noi tracciamo e abbiamo la riga, abbiamo, abbiamo la guida per poter raggiungere. Qui io faccio la stessa altezza facendo colpi di tasto destro o tasto sinistro per livellare il terreno e avere un qualcosa di simile. Eccolo qua. Che è abbastanza, diciamo, è accettabile. C'è ancora un po' di seghettamento, ma va bene. Lo allunghiamo ancora un pochino perché non ci, ovviamente ci manca il suolo. Andiamo a dragare un po' di mare di nuovo. Ok. Poi cosa andremo a fare verso la zona downtown, la zona con i grattacieli, sarà tutto un programma. Ci devo ancora pensare. Ok, adesso andiamo a livellare il terreno sopra e sotto e andiamo a fare il nostro incrocio. Quindi andiamo a togliere tre porzioni. Ok, adesso livelliamo, facciamo il passaggio della strada. Ok, facciamo un piccolo scivolo per far salire la nostra strada collector, il nostro collettore stradale, verso la zona industriale. Bene, adesso guardiamo di riuscire a... Adesso, il punto è che dobbiamo arrivare qua giù in fondo. O facciamo un cavalcavia, che però è brutto perché dovremmo farlo alzare
alzare di 9 metri e poi abbassare di 9 metri più tutto il muro. Allora facciamo una cosa che ad alcuni non piace, facciamo un piccolo tunnel. Vediamo se riusciamo a... Quindi una parte del nostro incrocio sarà al di fuori e un'altra parte sarà tutto su tunnel. Lo facciamo così, ancora più basso però, esattamente così. Adesso andiamo su. Dobbiamo andare ancora più giù, 1, 2, 3, ok, ci siamo. E l'ultimo pezzo bisogna che lo cancelliamo perché è sbagliato. Bene, adesso andiamo su. Ok, perfetto. Bene, fantastico. E lo dobbiamo fare dritto, non è proprio facile perché la strada non ci è riuscita dritta. Avrei dovuto prima fare la strada di sotto, non fate il mio errore, avrei dovuto prima fare la strada di sotto e poi la strada di sopra, se volete fare esattamente a 90 gradi quella strada. Ok, adesso arriviamo fino a un certo punto, ci lasciamo un po' di spazio per arrivare col pilone e dobbiamo rifare le 3 parti di ponte, quindi un pilone deve venire lì, 1, 2, così, vediamo se basta. Mi sa di no, proviamo, ma direi che non... No, infatti è rosso. Dobbiamo livellare il terreno. Ok, esatto. Allora, 1, 2, 3. No, di più perché c'è il... Ci prende... Sì, ci verrà un po' alto, verrà cavalcavia. Vabbè, non è bruttissimo, dai. Non è bruttissimo. Qui prendiamo l'altezza. Ecco, se voi prendete col tasto sinistro l'altezza di un nodo e poi vi spostate, vi mantiene quell'altezza. Andiamo a cominciare a fare il nostro svincolo, mettiamo a posto i sensi di marcia. Ok, facciamo uno scivolo a destra e a sinistra. Benissimo. Quindi partiamo da lì, togliamo, siccome non è a 90 gradi come avete visto, andiamo fino alla fine del New Jersey e facciamo l'immissione. Sto usando la strada normale che poi andremo ad upgradare, a cambiare. Sto usando la strada normale perché ha molte più varietà, mentre la strada, la rampa di accesso, che poi la faremo diventare, a volte fa delle curve strane, quindi uso la strada più facile e poi quando è tutto definito faccio un aggiornamento. Anche qua adesso andiamo giù. Qui però dritti arriviamo contro il muro, quindi facciamo una curva, tanto non lo vede nessuno perché è sotto. Qui non viene esattamente uguale, quindi partiamo direttamente da destra verso sinistra come siamo partiti. Ok, bene, e adesso uniamo così, quindi una parte un incrocio un po' diverso, un po' strano. Togliamo tutti i vari semafori che si sono creati e andiamo ad aggiornare. Adesso prendiamo la rampa e col tasto a colpi di tasto destro o sinistro andiamo ad aggiornare e a cambiare i sensi di marcia. Ok, questo si mette, questo invece se ne va. Bene, direi che eccole qua i nostri veicoli. Bene, non ne vediamo nessuno andare via perché non c'è nessuno nella parte del porto ancora. Qui andiamo banalmente e temporaneamente ad unire il nostro incrocio alla zona industriale, così da permettere di usarla. Così vedremo i primi camion andare a usare il nostro incrocio. Come vedete il nostro porto si è stabilizzato.
Dobbiamo andare a togliere un po' di terreno, un po' di rocce nei vari angoli, andando a colpi di level terrain. Prendiamo un'altezza bassa e poi con piccoli click sinistri andiamo a tirare giù. Ok. Bene, eccoci qua. Questo è l'infrastruttura base del nostro porto. Nel prossimo episodio vedremo di fare il layout stradale, di spostare l'industria petrolifera, di mettere il primo porto, e adesso per i saluti finali ci guardiamo una piccola cinematica. E per questo episodio è tutto. Con queste cinematiche ci salutiamo. Abbiamo fatto il nostro porto, la nostra infrastruttura di base. Con i prossimi episodi andremo a riempirlo con un road layout e guarderemo se quanto fatto è funzionale. E proveremo il nostro incrocio sotto carico. E lasciate un pollice in su se vi è piaciuta la serie, il canale e la creazione. Sottoscrivete il canale Stew Energy Italia se volete far salire questa serie e il canale nel ranking di YouTube. Nei prossimi giorni farò una serie di live sulla piattaforma Viola. Trovate il link in basso. State sintonizzati, come si diceva per radio, su Twitch, perché potrebbe essere che ho una serie una sera dalla prossima settimana, quindi dalla settimana che va dal 20 in poi, dal 20 fino dal primo dell'anno, potranno esserci una serie di live, anche complice il fatto che sarò in ferie. Quindi diciamo che potremmo sicuramente vederci. Ecco una fantastica zona industriale e questa è una bruttissima zona verde e con molta aria buona. E bene, il nostro basketball center, questo è un drone, questo è un drone che sta volando, si vede nettamente. Bene, fino alla prossima volta vi auguro una magnifica giornata e ci vediamo. Ciao ciao.